Un nutrizionista dice il fritto una volta a settimana devi mangiare perché ti accelera il metabolismo. Io seguo il dottore, ragazzi, io non dico mai di no. Hai finito le idee? Per mangiare le melanzane, che mo' è stagione, le fai sempre alla stessa maniera, quella tagliate fettine, grigliate oppure la parmigiana? Beh, qua ci sto io, poi ti dico io, 3 ricette fighissime e te devi vedere tutte e tre perché sono idee pazzesche e costano poco, facili. Fettine panate di melanzane. Buone da morire, semplici, poi il fritto piace a tutti, lo sai meglio di me. Poi parmigiana di melanzane e alici e usi pure il pesce azzurro, che vuoi di più? E per ultimo melanzane fritte ripiene, non puoi capire che roba, che dentro ci sta pure filo e fondi, una bontà. Mo te devi mangiare le melanzane, sai quando te le mangi? Quest'inverno. Fettine panate di melanzane? Bravo, perfetto. È una ricetta che fa sempre mia madre a Nettuno l'estate. Allora, ingredienti: Pangrattato, melanzana, uova, parmigiano. Però c'è un'alternativa che a me non piace. La proviamo, poi mi dice se ti piace. Allora, con questo pan grattato, il panco, quello vedete un po' più grossolano, gli voglio far provare questo per friggere, per impanare, e sicuramente vi piacerà. Lo fa così, vuole provare. Allora, iniziamo subito. Allora. Taglio le melanzane. Guarda, ecco, la melanzana quale si deve usare? Bianca. Perfetto. Così, Veramente quindi viola. tagliata come? Sottile, Così? sottile, sì, bravo. Perché poi diventa la panatura quella che Sì. diventa bella spessa, no? Allora, questa melanzana va messa con un pochino di sale che tira fuori che tira fuori quell'acquolina Ok. e ci aiuta ad impanarla. Allora quindi mettiamo qua dentro col sale, sale fino o sale grosso? Fino. Vai, fai te questa qua. Intanto batto le uova? Sì. Le preparo? Sì, bravo. Aspetta, vado, vai. Quindi sale, così poco. Poi, perfetto, brava, così. Ok. E lasciamo Quanto tempo stare lasciamo? 10 minuti. Senti, mi fai un attimo invece quell'altra cosa? Io mentre batto le uova, eccola qua, forchetta, ma è rubata già, eh? No. Sì, no. Allora, batto un po' di sale, ci hai messo Sì, dentro? messo, sì, basta perché ce Basta n'è qui. così? Sì. Poi, allora, Allora. che fai col pan grattato? Dimmi. Il pan grattato, io farei vorrei iniziare prima le tua. Allora, posso provare la mia, guarda, eh? Allora, col panco, vai. Col panco uniamo il parmigiano. Ok. Quindi questo pane giapponese, origine giapponese, sono fiocchi di pane, un po' più grosso, non è sottile. È tutto mollica, bianco. Ok, basta così? Basta. L'altra alternativa E questo questa qua col qui. pan grattato tuo? Sì. E sarà migliore. Mo proviamo. Però non dite bugie. Non No, dite non bugie. dire niente. Ok, sono all'inferno, All'inferno, no. Vai. Ah, io vado con l'olio. Caldo? Certo. Io ho prenotato già la carta. Bravo. Col piatto. Mi fai vedere un attimo le melanzane come sono venute? Ecco, allora, guardate, vedete se sono un po'. Inumidite, no? Hanno perso un po' d'acqua, Certo. no? Ok. Vai, fammi vedere come funziona. Iniziamo? Vai. Ah, prima. Oddio, no. Bacchiona. Non mi metti prima l'uovo? No. Ne sa una più del diavolo, vai. Allora. Mamma mia che rumorino. Adesso proviamo la tua che dici tanto che è buona, vai. È buonissima. Però ti posso assicurare che questa vedrai. Ti sorprenderà. La mia è migliore, sarà migliore. Giro quest'acqua, intanto. Prova. Dai, è bella. Però scusa un attimo, ti faccio una critica, no? Però vedi qualche parte non rimane attaccata. Che dici? Sono poco bagnate? No, non ride! No, perché? Ho tamponato male. Che No, perché è bello criticare la gente quando fai ricette. no. Ok, Nel può andare. tamponarla lì non ha preso, L'ha preso tanto bene. Cerchiamo di tamponarla tanto bene. panico, sì. Giro, Gira, guarda. Bella pure questa, dai. Questa è bella colorita, bene. Allora, dimmi quando sono pronte. Questa qua. Penso di sì, guardiamo Va, tiro un po'. fuori. Guarda, Guardate bella. ragazzi, Girala, guardate qua, che spettacolo. Eccoci qua, vai. Io guarda, questa è col panco e questa normale, poi adesso assaggiamo, Ti faccio assaggiare questa qua, che è tanto disprezzato, Dimmi che ne pensi col panco, intanto giro io. Buona. Buona, Ok, guarda che belle pure queste, bellissime. Le due, Buona. buonissima, Mamma mia che buona. Mamma mia. Bella, cicciotta. Vai, io intanto prendo il piatto. Il tagliere. Allora faccio così, Un po'.
tampono dall'olio in eccesso. Facciamo una montagnola. Caldissimo. Adesso assaggiamo una di queste. Vediamo un po'. Buono tutte e due, Un bacio, mamma, grazie. Buonissima. Ingredienti: alici freschissime, aglio fresco, cipollotti, melanzani, provola affumicata, basilico e pomodoro. Partiamo dalle melanzane. Sono lavate, pulite, dobbiamo metterle sotto sale, come dice mamma Fiorella, perché così che succede? Perdono un po' di amaro, perdono anche un po' di umidità. Adesso le melanzane sono meravigliose, prive di semi, le taglio a mano, abbastanza spesse, così abbiamo una bella consistenza in bocca, e mettete un po' di sale su ogni fetta, tranquilli. È un lavoretto che vi occupa veramente pochissimo tempo e noi lo sappiamo, quando noi stiamo in cucina ci dobbiamo rilassare senza troppe frenesie, senza troppa agitazione, dobbiamo essere rilassati e tranquilli e riuscirà una ricetta fantastica, ve lo garantisce Max. Metto i spicchiettini qui d'aglio, vedete, così, ne potete mettere anche di più perché è leggero il gusto. L'olio quello buono, i fratelli Ligari, un bell'olio, incomincia a rosolare, ma noi dobbiamo fare anche un'altra cosa importante, dobbiamo aromatizzare ancora meglio questa salsa. Prendiamo un po' di gambi di basilico, ormai ce lo siamo imparato, no? Che qua c'è sta il succo e il gusto vero. Metto i gambi e così si aromatizza un po' il nostro olio. Tagliamo sottilmente il cipollotto, così, bello, vai. E questo è sufficiente. Quindi super gustoso e saporito, cipollotto fresco, aglio fresco. La padella antiaderente la dovete anche coccolare, la dovete anche custodire bene. Quindi che fate? Usate tutti utensili che non vi creano danni all'antiaderente. Quindi anche una molla così in materiale plastico è perfetta, in silicone, in un materiale che è fatto per gli alimenti. Aggiungete un pochino di acqua e fate ammorbidire bene sia l'aglio che il cipollotto fresco. A questo punto una parte di questo basilico lo tagliamo a coltello finemente, così diamo ancora più sprint alla nostra salsa, e ci prendiamo il pomodoro con tutto il loro succo, guardate. Poi c'è una cosa che ci piace tanto, li dobbiamo sfragnare, così belli. Basilico, quello tritato. Guardate, mamma mia, signora mia, pizzico di sale, grattata di pepe, no, non potete capire, io rimango così, mamma mia, è da urlo, buonissimo, lo voglio così, basta, spengo. Quindi quanto l'ho cotto? Tutto reale, saranno 4 minuti, va bene così, non c'è acqua nella salsa. È bello tirato, sono passati 10 minuti dall'inizio della ricetta, guardate l'acqua che esce fuori la melanzana, sgrullate la melanzana dal sale e la passate nella farina. Avete problemi di intolleranza al glutine? Farina di riso, amido di mais o addirittura la fecola di patate, quindi tutti si possono mangiare questa ricetta, sbaglio sempre la melanzana, parmigiana d'alici, appena così infarinate. Iniziamo subito a friggere, così, dobbiamo farle ben colorare, no? E anche cuocere leggermente, vi faccio vedere come devono diventare. Bello, ma come sarà sto piatto? Sarà buonissimo, ragazzi, con i giusti prodotti di stagione. L'olio, mi raccomando, caldo, 180 gradi è perfetto, perché se è poco caldo, che succede? La melanzana si impregna, è importante perché la melanzana succhia, assorbe, vedete? È morbida, è cotta, mettetela su una gratella, così scola dall'olio e c'è una melanzana che pure se assorbe l'olio, è olio extravergine oliva, pure se è dell'anno scorso, è buono, è come se è buono. Invece quando assorbe l'olio quello lì di semi, mi fa sempre strano mangiarmi quell'olio. Quando si parla di provola affumicata dovete prendere una provola affumicata di quelle, diciamo, quasi artigianali. Guardate il colore com'è, è leggermente macchiato, vedete? Questa è di Agerola, ma in Italia, ragazzi,
a fare i latticini, siamo i numeri uno al mondo, l'abbiamo inventati noi, i fior di latte e il resto. Questo è molto buono, vedete, non c'è latte, ma è freschissimo, è proprio fatto apposta, è proprio la lavorazione che la rende così speciale. Melanzana, ne mettiamo 2 così facciamo 2 tortini, vedete? Così. Alici, guardate che cicciotte che so belle. Così. Poi ci mettiamo quel pomodoro che vi dicevo io, guardate, così. Poi andiamo a metterci un po' di provola affumicata. Guarda qua che spettacolo, ragazzi. Proprio a coprire, deve essere bella gonfia, eh? Basilico. Andiamo a mettere un altro strato e possiamo pure, mentre parlavo mi è venuta pure un'idea, possiamo pure fare al contrario, mettere la provola affumicata, se volete, possiamo anche fare così è più semplice, mettere la lice già pulita e pronta, mettiamoci un pizzico di sale sulla lice, una foglia di basilico e poi beccate sto pomodoretto così. Adesso andiamo, forno 180 gradi per al massimo, anzi 200 gradi per 5 minuti, o se no io non ce l'ho il forno qua, ma c'ho il barbecue. Siamo intorno ai 250 gradi qua. Quando è pronto? Quando la lice è cotta e la provola affumicata si sta a sciogliere tutta. Bella! Oh! 4 minuti ci sono voluti. Vedete? Le alici sono diventate bianche. Guardate, si rompono, vedete? Così. La mozzarella, scusate, la provola si è sciolta e quindi noi siamo a posto. Questa è una più bella perché ho messo oltre al pomodoro anche la salsa. La dovete fare così. Mo' impiattiamo. Meraviglia. Basilico, così buttato in come viene. Per modo di come viene. Io dato che sono goloso e riconosco di esserlo, non so voi se lo riconoscete di essere golosi, ci aggiungo un altro po' di pomodoro. Che è così, mamma mia. Oddio. Voglio prendere sta parte dove ci sta il pomodorone. Guardate la provola. Scusate, Ragazzi, è da orgasmo vero, un piatto eccezionale, ricetta fatta col pesce, con le giuste materie prime di alta qualità e un piatto stratosferico e poi economico. Che vi costa questo? Niente, alla salute. Ingredienti: il prosciutto cotto San Giovanni dei Capitelli, guardate che spettacolo, e già qua stiamo un passo avanti. Poi le uova fresche, una diversa dall'altra, il fior di latte d'Agerola, le melanzane, la rucola, il cetriolo, i cipollotti freschi, i peperoni, i ravanelli, i pomodori, poi il latte, un po' di farina e poi, ragazzi, l'olio per insalatina, per sgrassare, che fai, non lo metti, e il moragliolo di Giorgio Franci. Melanzane, l'idea mia è questa, di fare un bel panino con dentro il fior di latte e il cotto Capitelli. Quindi mi serve fette abbastanza alte, così, col coltello vado, taglio per senza lunghezza, dato che sono piccole queste melanzane, vedete che sto facendo, le taglio per senza lunghezza. Se ci vi capitano quelle melanzanone, quelle da un chilo così, e tagliate in diagonale, come volete voi, insomma, come vi permette la fetta di fare una bella fetta per poter fare un panino. È assurdo, non so se voi ci avete fatto caso, che quando è estate si frigge di più e si fa la roba al forno di più. Pure la griglia, quello che tutto fa più calore lo usiamo noi d'estate, non si sa com'è. Quello che sto facendo, mettendole con uno scolapasta e un po' di sale fino, lo faccio per far perdere un po' di acqua e un po' di amaro, così saranno un dolcetto queste melanzane, una bisteccona di melanzane. Lasciamole così per una mezz'oretta. Nel frattempo facciamo scaldare l'olio, che va bene a temperatura, perché l'olio più è caldo, ma non deve bruciare, deve friggere. Quindi che succede? Se l'olio è basso di temperatura, si inzuppano di olio e quindi ti rimangono qua sullo stomaco. Invece noi vogliamo una bella frittura. La ricetta è velocissima, ci mettiamo più a fare le insalatine che altro, quindi ora ci mettiamo a tagliare l'insalatina buona. Quindi iniziamo dai cipollotti. Vi state a vedere questi cipollotti? So delle miniature, so delle bellezze, guarda, Sandrino c'ha certa roba spettacolare. Allora, io non li voglio tagliare a fette oggi, li voglio tagliare in questa maniera, così, a metà.
a metà, così, poi li faccio a spicchietti, in questa maniera, così proprio li sentiamo mezzi denti. Allora qualcuno mi dirà, ma si messi in mano a tutta sta cipolla, fate come vi pare, non va mangiata la cipolla, che vedevo dire, non è quello che preclude il gusto dell'insalatina, però dà una bella spinta all'insalata, dà retta a me. Poi, cetriolo, per la patate, c'è pure chi se ne mangia con tutta la buccia, pure io me li mangio con tutta la buccia, quindi fate come pare a voi. A metà, se volete, io gli levo pure un po' di semi, così, tagliati a dadini, cetriolo, poi peperone, dice ammazza ci vai leggero oggi, vabbè dopo che ti sei mangiato il fritto che fai, ti mangi il peperone, su che risparmi, il peperone ci sta bene, vitamina C addirittura c'ha, poi rosso ancora più buono, lo tagli a dadini, così facciamo pure dei tagli diversi in nostra insalatina, e poi è colorata, pure i ragazzini rimarranno incuriositi, vedete io me li dispongo tutti quanti distaccati, così poi faccio la compongo come piace a me l'insalata. Pure lo taglio a metà, in 4 parti poi così, e lo taglio in 8 parti, guardate, ci sta camera 1 già sta bestemmiando, dice tutta sta scienza che fa sti tagli, questa voi non la sentite ma io la sento, vedete questa qua è rucola e questa è a mazzetti, 50 centesimi, guardate quanta bella rucola, no con l'ambuste, questa si sente proprio pizzica, ti pizzica qua, sono la linguetta, ti pizzica. Tolgo la parte più dura, il gambo, ma nemmeno è tanto duro, guardate, posso assicurare, è stupendo, immaginate insalatina. Che pizzica. I ravanelli gli sto dando un'altra lavata, già l'ho lavati prima, però guardate che belli, che colori, guarda che foglie, guarda le foglie, da qua vedi che è freschissimo, guarda. Pure questi li taglio in 4 parti, ci lascio pure la radice, mi piace così, però se voi immaginate cetriolo, ravanello, tutte cose che ti lasciano la bocca pulitissima. Immaginate il fritto e dopo di questo, mangiate questo, veramente vi sgrassa la bocca, ma non è uno scherzo. Anzi, questo dovrebbe essere pure un'idea per un pinzimonio, però noi la famo insalata. E adesso rompiamo le uova. Vi piace rompere le uova? Eccole qua, vai. Pure l'uova che dovete usare per fare la panatura, non fate i tirchi, usate l'uova buone, tanto che cosa vi cambiano? 20 centesimi a uovo di differenza del prezzo, quindi non state a lesinare. Allora, poi mia madre che fa? Fa così, l'allunga con latte, qua furba, capito? Così non spreca tante uova. Da una bella sbotta si sono raddoppiate, vedi? Si sono raddoppiate le uova. Vedete le melanzane? Hanno sudato, belle, hanno buttato fuori tutte quante le tossine. L'amaro, scherzo, l'amaro e un po' di liquido. Quindi prendiamo le fette che stavano insomma vicine, che le ho tagliate a metà, e queste qua, e incominciamo a farcirle. Fior di latte. Io quando dico fior di latte parlo soltanto di un fior di latte, a gerola, perché è buono, gustoso e non è bagnato, è bello asciutto. Metto mozzarella, prendo la fetta di San Giovanni, eccolo qua, foglia di basilico, eccola qua, altra melanzana, bella bella, e poi così, io lo fermo, uso uno stecchino, così, cerco di fermare un po' tutto. Adesso impaniamo, fritto dorato, quindi farina, ok? Per quelli che sono allergici, che hanno intolleranza al glutine, possono usare anche la farina di riso, poi le passo nell'uovo, guarda che spettacolo, mamma mia ragazzi, ecco qua, così, oggi sono stato tirchio con l'olio, oddio, dai, guardate qua, questa ragazzi, mamma mia, è vietata dei 18, levo gli stecchini e li riciclo, e faccio gli altri, perché ho finiti. Che premi oggi che ho dopo la palestra ragazzi, che volete dire? Vai, questo è orgasmo ragazzi, questo è proprio orgasmo, guarda qua, la mozzarella che si è sciolta, oh, insalatina così, come capita, vai, tutta la verdura che ho tagliato, la mettiamo così, non la fate ammosciare la rucola, guardate adesso che è innaffiata d'olio, vai, sale, eccolo qua così, e se vi piace, un po' di limone, e adesso sta meraviglia, guardate questo paninozzo fritto di melanzane, che spettacolo che è, E poi per sentirti a posto la coscienza, due forchette di insalata, fanno bene, non ti preoccupare, mangiate.
Mamma mia, da sentisse mai.